Oggi ho fatto contenti tutti, piatto sfiziosissimo, facciamo contenti i vegani, quelli che fanno la dieta, quelli che non possono mangiare il latte, facciamo contenti tutti, ma vi indico anche qualche porcata da aggiungere dopo alla fine, ma un passo alla volta. Incominciamo con gli ingredienti: zucchine, carote, spicchio d'aglio, pane. Basta, fine degli ingredienti. Servirà una bella mandolina, non bisogna per forza avere questa arma da guerra qui, si può avere anche qualcosa di più semplice, usate quella che avete. Con 2 zucchine medio grandi io sono riuscito a fare 3 porzioni normali di spaghetti vegetali. Poi dipende un po' da quante ne mangiate, potete farne di più, potete farne di meno. Scegliete una rigatura abbastanza stretta, sui 2 mm per fare queste zucchine. Passiamo tutto nella mandolina, usate la protezione per le mani, non fate come me. E otterremo le nostre belle zucchine fatte come degli spaghetti. Guardate che belli che sono, me li tengo da parte in un piatto. Consiglio di scegliere delle zucchine belle sode, belle bianche, senza semi grossi dentro, in maniera che vengano tagliate perfettamente. In una volta sola facciamo sia gli spaghetti vegetali che il condimento. Per fare il condimento utilizzeremo 1 o 2 carote. A piacere ci potete mettere anche cipolla, funghi, peperoni tagliati a julienne, quello che più vi piace. Io l'ho fatta semplice semplice. Ma dopo vi dico anche qualche variazione sul tema che possiamo applicare alla nostra ricetta. Andiamo sui fornelli, mettiamo sull'acqua per la pasta, anche se non è pasta, è un bel padellone comodo dove mettiamo uno spicchio d'aglio schiacciato che dopo andremo a recuperare. Ci buttiamo dentro un po' di olio extravergine d'oliva e del pane grattugiato. Al posto del pane potete usare anche il sesamo, che ci sta una meraviglia. Magari chi è allergico al glutine o chi rispetta la dieta al 100%, il sesamo è buonissimo. Lo facciamo tostare, rosolare lentamente, ci aggiungiamo anche dell'origano, a piacere del peperoncino. Bisogna fare il colore del pane leggermente abbronzato, marroncino, deve essere un po' tostato. Tiriamo via l'aglio dopo un po', se volete, o altrimenti lo lasciate dentro, come preferite. Quando il pane sarà tostato, leggermente colorito, lo tiriamo da parte. Il pane io l'ho fatto un po' abbondante, perché quello che mi rimane dopo devo fare un'altra ricettina, però vedete voi, potete farne tanto, farne poco, come vi piacciono. Anche i semi di finocchio ci stanno benissimo, davvero buoni. Allora, nella stessa padella, così non ne sporchiamo un'altra, ci mettiamo dentro le carote, a piacere cipolla, scalogno, rimettiamo dentro l'aglio, poi lo tiriamo via, ci possiamo mettere anche altre cose, famose porcate, gamberetti, speck, bacon, pancetta, guanciale, asparagi, carciofi, melanzane, potete mettere dentro insieme alle carote tutto quello che volete e lo facciamo rosolare a fuoco forte. Nel frattempo l'acqua ha iniziato a bollire, attenzione, questa cosa è molto importante, appena l'acqua bolle e bolle bene, buttiamo dentro le nostre zucchine, se c'è qualche pezzo di carota non fa niente. Devono cuocere 30 secondi, non 31, 30, davvero devono cuocere solo una scottata, poi le peschiamo su, oppure le tiriamo su con un mestolo, magari non scolatele perché magari si rompono un po', però sono piuttosto resistenti, e usate un ragno, è comodissimo. E li messi insieme al condimento, qualunque esso sia, in questo caso è molto semplice, e gli diamo una bella girata come degli spaghetti normali. Non abbiate paura di romperli perché comunque non si rompono. Un goccino di acqua di cottura e gli diamo una bella mischiata. Li saltiamo allegramente in padella, fuoco forte, vedete? Spaghetti, sembra di fare una carbonara, è spettacolare questa cosa. Se volete potete metterci anche del formaggio, del pecorino, comunque io ci metto soltanto un po' del suo pane che avevo preparato prima, non tanto, solo un po', serve per condire un pochino, e se volete metterci un altro goccino di olio extravergine d'oliva, io gliel'ho messo sopra dopo, e siamo pronti a impiattare. Guardate che bel colore, ha mantenuto il colore, la croccantezza della verdura fresca. Questo non sa di verdura cotta, tipo la zuppa di verdure. Questo ha un sapore incredibile, il sapore fresco delle zucchine insieme alle carote e al pane dà un aroma unico. Chiudiamo il pane con un po' di pane, oppure se preferite del formaggio, del sesamo, dei semi di zucca, quello che vi passa per la testa. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e vi aspetto qui sotto in descrizione dove ci sono tante cose belle per voi e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti da Gabriele.